Ciao a tutti, amici della bilancia. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per la prima parte di giugno 2022. Sono letture collettive, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene. Mostrami bilancia, tendenze energetiche generali, grazie. Il giudizio. Periodo di risveglio, cari amici della bilancia. Qui si parla di aumentare quello che è la consapevolezza, quello che è la comprensione, quello che è la propria spiritualità, se vogliamo, per qualcuno. Il giudizio fa anche riferimento a quello che potrebbe essere qualcuno che ritorna dal passato, magari, con una telefonata, con una, notizia, un WhatsApp, qualsiasi tipo di comunicazione possiate pensare, okay? Fa riferimento molte volte anche a quello che è la legge del karma. La carta del giudizio parla proprio di quello che è il risveglio dei morti. Allora, partiamo con un 4 di pentacoli e con la regina di coppe. Quindi, 4 di pentacoli parla di un'energia di attaccamento, in qualche modo, a quello che è una situazione di tipo materiale, può essere una situazione, quotidiana magari, una questione di abitudini. Abbiamo la regina di coppe, la regina di coppe potreste essere voi, in completa connessione con voi stessi o con voi stesse, oppure potrebbe essere una persona che se non l'avete, ancora conosciuto, potrebbe essere una persona che entri o stia per entrare nella vostra vita, o magari fa riferimento, visto che io la regina di coppe l'associo molto a un'energia materna, potrebbe anche fare riferimento a appunto a questa energia di maternità, alla madre per qualcuno o al diventare o essere madri per qualcun altro. Abbiamo anche un 10 di spade. Il 10 di spade mi parla di è un 10 innanzitutto, quindi parla di una chiusura ciclo. Qui c'è qualcuno che vorrebbe in qualche modo terminare qualche tipo di situazione, qualche tipo di sofferenza. Vi ricordo che avete il giudizio, è il risveglio, quindi è quello che è anche una rinascita, no, e la vediamo un po' qui con questo 10 di spade secondo me. Abbiamo la carta della giustizia. Qui sento che c'è qualche cosa, magari anche a livello burocratico, che non va avanti fondamentalmente. C'è qualche cosa qui che c'è bisogno di tagliare per riuscire a trovare un equilibrio. La giustizia molte volte parla anche di quello che sono le cose nascoste, le cose che non si vedono, le cose che devono venire a galla. Non tanto come bugie, ma semplicemente come cose che n di cui non si è consapevoli. Probabilmente, guardate, avendo anche qui il giudizio, si parla proprio del risveglio spirituale, del prendere consapevolezza di certe dinamiche e può essere che appunto la giustizia sia qui per dirvi che c'è bisogno di togliere quel velo, che è anche un po' il velo dell'illusione, no, il velo che copre. Sono 2 carte che parlano comunque di intervento divino, okay, perché il giudizio ha comunque raffigurato quello che è un angelo nella carta e potrebbe rappresentare l'angelo custode, e anche la giustizia nella raffigurazione originale, si parla diciamo così di giustizia divina. Nella raffigurazione originale, vi dà bene l'idea, del velo che ha dietro questa donna, questa figura, per cui da lì il riferimento alle cose nascoste insomma. Ripeto che per molti ha dei tratti a livello burocratico, questa giustizia, quindi magari delle firme che non arrivano, dei contratti che non vengono stipulati. Abbiamo poi un re di bastoni e un fante di spade. Allora, il re di bastoni potrebbe essere una nuova energia che entra o semplicemente rappresentare il vostro rinnovato entusiasmo.
questa rinnovata passione. Allora, per molte persone sento che è una persona nuova che entra. Potrebbe essere una persona, di un certo potere mi verrebbe da dire, ma più che potere a livello di, materiale, a livello di potere personale. È una persona comunque affascinante, carismatica. Abbiamo anche poi un fante di spade e qui potrebbe rappresentare una certa energia di, ehm, osservazione mi verrebbe da dire, perché tendenzialmente il fante di spade è colui che controlla, però, non lo sento tanto come un controllo negativo. Essendoci il giudizio, mi sembra più un controllo, obiettivo, cioè si osserva per rendersi conto appunto di certe dinamiche, di certe cose. Terminiamo poi con la carta della luna e qui parla per certi versi di qualche cosa che ritorna a galla. Vi faccio presente che avete sia il giudizio che la luna, son 2 carte che parlano di passato. Quindi o è qualche tipo di paura, di situazione che ritorna dal passato, un qualche tipo di passato che tormenta perché c'è questa giustizia che comunque non va avanti, Andiamo a vedere nello specifico, carta per carta, di che cosa si tratta. Andiamo a spiegare con i mini tarocchi, okay, perché qui credo che sia un movimento interno. Anche questo 10 anche questo 10 di spade è qualcosa che perché il la carta del giudizio è il risveglio spirituale, okay? Quindi credo che sia proprio il prendere consapevolezza di certe dinamiche. Ehm, Va bene, vediamo carta per carta. Allora, la prima carta per il 4 di pentacoli e il 3 di coppe. Ripeto, mi dà la sensazione che qui ci sia qualcuno che è attaccato fortemente a quello che è il proprio entourage, a quello che sono gli amici. Abbiamo un 7 di coppe, quindi potrebbero essere le illusioni materiali. 8 di coppe, 10 di coppe al contrario. Sì, è proprio una questione di non volersi staccare da quello che apparentemente è un intorno, una famiglia, un gruppo di lavoro, un entourage, un gruppo di amici, potrebbe essere, apparentemente felice. Apparentemente perché? Perché il 10 di coppe sì, è vero che c'è, ma è al contrario. Quindi in realtà tutto questo grande appagamento, questa situazione forse non ve la dà. Allora, andiamo a vedere la regina di coppe per piacere, grazie. Vediamo questa 8 di pentacoli e 6 di coppe. C'è qualcuno che è profondamente collegato con quello che fa nella quotidianità, nella propria probabilmente qualche cosa che vi portate dietro dall'infanzia, perché il 6 di coppe fa riferimento all'infanzia. Una quotidianità, un'abitudine, un lavoro per molti, è qualche cosa che voi avete l'abitudine di fare da quando siete piccoli e siete attaccati a questa cosa perché probabilmente avete sempre fatto così, a questa cosa, a questa persona, a questa relazione. Può anche essere una relazione di lunga data, per capirci. Magari una relazione proprio di lavoro, perché comunque è uscito l'8 di pentacoli. Andiamo avanti, vediamo il 10 di spade per piacere, grazie. Un 10 di pentacoli al contrario, quindi un altro 10 del terzo della lettura che avete e un 3 di pentacoli. È come se qui qualcuno avesse bisogno di staccarsi da un gruppo. Probabilmente questo gruppo che vi dà quelle illusioni di cui parlavamo prima. E qui vedevamo già una carta di distacco, ma era troppo presto, probabilmente a fine maggio è troppo presto, diciamo così, per riuscire a staccarsi. E qui iniziate forse a valutare questo tipo di idea. Probabilmente qualcuno ha a che fare ehm, con... Ho sentito un forte odore di disinfettante di ospedale. Sapete quando si entra in ospedale c'è quell'odore caratteristico proprio di disinfettante, quello che usano anche solo per fare, per i prelievi o quelle cose lì, è un odore proprio di un tipico di un disinfettante. Quindi sento che qualcuno qui si potrebbe trattare di qualche lavoro di infermiera o infermiere o anestesista mi dicono.
Scrivetemi poi se vi risuona. Ehm, però ecco, c'è qualche cosa qui legato a questo gruppo di lavoro che si vorrebbe lasciare indietro. Probabilmente non rende sì, è vero, può essere una cosa che magari, avete portato avanti da tanti anni, però, sento che, arrivati a questo punto non so se, vi fa stare tanto bene, non il lavoro in sé, ma più che tutto il gruppo dove lavorate. Andiamo a vedere questa giustizia, sempre se questa fosse un'attesa di lavoro ovviamente, okay, e se fosse un'attesa di relazione, beh, adattatela un po' alla vostra situazione. Allora, abbiamo per spiegare, la giustizia, l'eremita al contrario, l'imperatore e il 2 di bastoni al contrario. Qui sento che c'è qualcuno che, ha bisogno fondamentalmente di trovare la propria strada, come se ci fosse sì, il bisogno di diventare autonomi, magari autonomi proprio a livello di aprirsi una partita IVA, può essere autonomi all'interno di una coppia, di una relazione o di una famiglia o di un gruppo, cercare di, ehm, trovare la propria stabilità, vedere che adesso in questo momento, avendo sia l'eremita che il 2 di bastoni al contrario, è come se non si riuscisse a vedere molto in là. Amici della bilancia. C'è qualche cosa a livello burocratico che non vi permette di fare le cose a modo vostro, di staccarvi, di avere una visione sul futuro, di prendere quello che è il vostro potere personale. Qui lo sento molto come un potere a livello monetario, perché comunque l'imperatore parla del potere materiale. Andiamo a vedere il il re di bastoni è spiegato da un 5 di spade. Vediamo che altro 5 di spade, 4 di spade, la carta del matto, il fante di coppe e il fante di bastoni. Allora, io sento che con questo re di bastoni, allora, se dovesse rappresentare un'altra persona, potrebbe essere davvero un'altra persona che viene a farvi un'offerta, che viene a darvi quella boccata d'aria, quel respiro, che vi aiuta comunque con questo 4 di spade che è la carta del riposo, è la carta della guarigione, è un po' come se si risolvessero i conflitti e si trovasse un nuovo quel entusiasmo di cui vi parlavo prima, no, quell'impulso, quel fuoco da dentro. Ehm Mentre per altre persone potrebbe veramente essere una persona che arriva e vi fa quella proposta, perché comunque abbiamo un fante di coppe. Quindi potrebbe essere proprio quella persona del passato che arriva e vi fa una proposta, perché il fante di coppe normalmente parla di qualcuno che viene anche per porgere delle scuse, mh? Però vi dico, fate attenzione alle sue intenzioni, perché comunque abbiamo un fante di bastoni e denota sempre una certa energia egoista. Andiamo a vedere il fante, un altro fante, il terzo come i 10. Fante di spade per piacere, grazie. Abbiamo un 3 di bastoni e un 6 di spade. Qui bisogna cercare di vedere più in là del proprio naso, di cercare di capire come potrebbero funzionare le cose staccandosi da qualcuno, da qualcosa, da quell'idea, da quel tipo di gruppo che vedevamo qui. Credenze limitanti potrebbero essere routine, abitudini. Andiamo a vedere la luna per piacere, grazie. Abbiamo un 7 di pentacoli al contrario, la carta della torre al contrario e la carta della giustizia al contrario, che già avevate al centro della lettura. Allora, io credo che questa luna qui, stringa un po' i tempi. Nel senso, la luna in questo momento avendo anche una torre al contrario, la percepisco come quello che è una paura che torna a galla, un qualche tipo di dinamica, un qualche tipo di riflessione che comunque torna a galla. Vi faccio notare che tutte e 3 le carte che avete di spiegazione sono girate al contrario. Qui
c'è voglia di interrompere i ponti, c'è voglia di far cadere questo tipo di ego, di situazione di sicurezza, o magari per qualcuno si tratta della paura che questo tipo di situazione non credo tanto, perché comunque c'è una sorta di impazienza, quindi è un po' come se giustamente qui avete la giustizia nella posizione centrale, state aspettando che questa giustizia qui si sblocchi, che si giri al contrario, c'è qualcuno qui che ha bisogno veramente di tagliare. Probabilmente questo fante di spade vi sta dicendo, che sarebbe utile controllare un po' meglio certe dinamiche, certe prospettive future, mi verrebbe da dire, prima di staccarvi da quello che potrebbe essere questo gruppo. Okay? Sì, stesa molto interessante devo dire. C'è qualcosa qui che è proprio intrinseco di voi, nella vostra natura, nel vostro DNA, perché comunque avete 3 carte che parlano di qualche cosa che è del passato. Qualcuno magari qualche legame, potrebbe essere il legame che avete o con questa regina di coppe o con il re di bastoni. Okay, andiamo a vedere, Osho. Che cos'altro ha da dirvi? Andiamo a vedere conscio e inconscio, quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto, volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i like, con le condivisioni, i commenti e con la loro iscrizione, quindi grazie a tutti. Fiducia, fante di coppe. Anzi no, scusate, un cavaliere di coppe. E abbondanza, re di denari. Quello che sento è che molte persone, lo rivedo un po', no, in questa la fiducia, la carta della fiducia con la regina di coppe, perché comunque parla proprio di quello che è la connessione profonda con se stessi, la fiducia in se stessi e la fiducia nella vita anche. Qui parla proprio di lasciarsi andare, di buttarsi in quello che è, il flusso dell'universo, mi verrebbe da dire, il gioco dell'universo. Quello di cui non vi rendete conto è la vostra abbondanza. Voi siete già un re, una regina. Avete già questa sorta di abbondanza interiore. Abbondanza interiore la intendo come potere personale. Avete la carta del giudizio. Si va verso quello che è la presa di coscienza, la presa di consapevolezza. Qui alla fine del gioco c'è una torre al contrario. C'è qualche cosa, qualche tipo di sicurezza che qui, ehm, io sento che sarete voi a minare, nel senso che sarete voi, perché non è ancora al dritto la torre, quindi non è come un evento esterno che succeda, ma è una cosa che state meditando perché avete vicino un 7 di pentacoli ed è una carta che esprime un'estrema lentezza. C'è qualcosa qui, vedremo che bomba scoppierà a fine giugno. Bene, andiamo a vedere una carta da parte delle fatine, vediamo che messaggio hanno da darvi. Una carta aggiuntiva, un messaggio finale per gli amici della bilancia. No, così sono troppi. Però guardate, se ne sono girate 2, terrò queste 2. Trova l'equilibrio e qui si parla di trovare l'equilibrio tra quello che è il vostro momento di lavoro e il vostro momento di divertimento piuttosto che riposo, perché giustamente una persona in un sano equilibrio nel momento in cui lavora è, produttivo al 100%, diversamente quando c'è magari della stanchezza accumulata o, le forze sono un po' scariche, scarse, la produttività anche è ridotta. E poi abbiamo la carta dell'ispirazione. La carta dell'ispirazione vi dice: state attenti, state allerta, restate in contatto con voi stessi perché l'ispirazione può arrivare in qualsiasi momento, quando meno voi ve lo aspettate, insomma. Bene, cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.